Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua per presentarvi un nostro nuovo lavoro. Oggi costruiremo il nostro primo ecosistema, un acquario autobilanciante in cui praticamente si autogestirà tutto quanto. Abbiamo già preparato tutta l'attrezzatura. L'acquario in questione è questo 110 litri in cui ospiteremo delle specie wild di betta. Non vi anticipiamo nulla per ora, quindi adesso vi mostriamo come lo faremo. In questo progetto useremo questa radice di Spiderwood, abbiamo dei sacchetti con della roccia lavica all'interno in modo tale da poter creare una bella zona per il sottofondo. Useremo anche questo mix di sabbia e ghiaino che abbiamo già. Useremo anche il terriccio per laghetti in modo tale da creare tutto quello che serve per le nostre piante. Sarà un acquario a bassissima tecnologia, quindi la cosa importantissima da fare innanzitutto è quello di preparare quello che sarà la parte del fondo, quindi useremo il terriccio, la roccia lavica in modo tale che le radici possano avere nutrimenti, ossigenazione, colonie batteriche, in modo tale che questo acquario possa durare il più a lungo possibile. Useremo tante piante a crescita rapida, delle piante anche a crescita lenta come Cryptocorin, useremo della Vallisneria e poi qualcos'altro, un'altra tipologia di piante che adesso non mi ricordo. Quindi ragazzi, cominciamo con il nostro scape. Parte di substrato abbiamo finito. Naturalmente abbiamo anche messo, come avete visto, il terriccio. L'abbiamo mischiato con la sabbia, misto ciottoli, misto un po' di tutto. Così creiamo il nostro fondo per le nostre piantine. Quindi adesso andremo a ricoprire il tutto con la sabbia che c'era sempre in questo acquario. Quindi adesso ricopriamo tutto. Cerchiamo di capire come mettere la nostra radice, i nostri sassi per cercare di creare qualcosa di naturale, naturalmente pensando anche come posizionare tutte le varie piante. Ok, il primo secchio è andato di sabbia, come vedete adesso abbiamo dato un ordine, adesso cercheremo di schiacciarla un po', aggiungeremo anche tutta questa, la livelleremo cercando di dargli un senso dal basso verso l'alto, in modo tale che la parte dietro tutte le piante avranno un bello strato almeno di 4-5 cm di sabbia in cui possiamo piantumarle, e anche da questa parte faremo questo lavoro qua che dal basso scende e sale verso la parte posteriore destra, in modo tale che ci sia una forma triangolare, ecco. Ok, abbiamo terminato con la sabbia, adesso comincia, ne è avanzata un po', ma penso che più tardi ne sfrutteremo ancora qualcosina. Adesso andremo a mettere questo bel legnetto. Ok, siamo riusciti a metterlo. Grande. Adesso, ok, scusate i riflessi, ma non c'è ancora luce, anzi la luce c'è ma quello col coperchio. Posizioneremo il tronco, penso, da questa parte. Adesso vedremo un po' come posizionare i sassi e quant'altro. Bello, molto molto bello. Quindi penso che metteremo degli Anubias, dei Microsorum. Vediamo un po' come uscirà. Secondo me uscirà molto bello. Andiamo col primo sassolino che penso che lo metteremo in questa zona. Adesso cerchiamo di girare senza fare danni. Vediamo, piano piano piano. Lo metteremo in questa posizione in modo da zavorrare un po' il tutto. Come potete vedere, adesso lo mettiamo da questa parte, così almeno si balla un po', però è normale. Adesso cerchiamo di bloccarlo anche da questa parte, ma poi useremo del latte in modo tale che rimanga tutto bello fermo. Ok, anche il secondo messo. Adesso abbiamo incastrato, come potete vedere, sotto il legno, così in teoria non dovrebbe più muoversi. Adesso piazzeremo quest'altro bel sassolino, vediamo un attimo come metterlo. Penso che lì ci potrebbe stare. Adesso facciamo una prova.
Devo dirvi che così non è affatto male, naturalmente andremo a riempire con un po' di sabbia, giusto per coprire leggermente il sasso, idem da questa parte, quindi, e poi adesso useremo tutti questi sassolini che abbiamo. Abbiamo messo una piccola luce che abbiamo recuperato, un piccolissimo LED, almeno così si vede cosa abbiamo fatto. Abbiamo aggiunto qualche sassolino, abbiamo aggiunto anche un po' di sabbia da questa parte, come potete vedere, sia qua, qualche sasso. Adesso metteremo un po' d'acqua in modo tale che la sabbia si livelli un pochettino e poi procederemo con la piantumazione oggi o massimo domani. Adesso vediamo che ore sono fatte. Ok, stiamo cominciando con il riempimento dell'acqua, naturalmente a secchi, con l'aiuto di una piccola pompa, così almeno non tiriamo su il bordello. Infatti l'acqua, come potete vedere, è bella limpida, quindi aspettiamo che si riempie almeno la metà e poi cominciamo a piantumare. Ok, cominciamo con la piantumazione. Anubias, Vallisneria, questa onestamente non me la ricordo, dovrei vedere dopo. Questa è una pianta a crescita rapida di quelle palustri, quindi abbiamo deciso di creare dietro un muro di Vallisneria in modo tale da creare un muro di luce, creare spazi d'ombra, di riparo per i futuri pesciolini, i nostri futuri ospiti. Quindi ragazzi, adesso procederemo con le impiantazioni di tutta la vasca. La snera che mettiamo è la Gigantea, quindi è una bellissima pianta che diventa davvero, ma davvero enorme, può raggiungere anche i 3 metri di lunghezza, come potete vedere. Comincia a prendere forma, naturalmente cominciamo a posizionare anche qualche Anubias che naturalmente potrebbe anche creare degli ripari sia per i pesci che metteremo dentro, perché naturalmente ci saranno delle lotte per quanto riguarda la supremazia del territorio, per l'ordine naturalmente del banco. Quindi ragazzi, creeremo una fittissima zona di piante e di nascondigli. Ora inventerò un filtro homemade per l'acquario che sto allestendo in Machayensis, perché non ho filtri in modo tale da dargli un po' di areazione. Pensavo di sfruttare la bocchetta e collegarla a questo col fil di ferro. Vediamo se funziona. Ed ecco il primissimo risultato, dopo naturalmente aver finito di piantumare tutto l'acquario con l'aggiunta anche di Cryptocorin, altri Anubias e naturalmente del nostro momentaneo, come vedete, filtro fatto in casa in modo tale da cominciare a dargli una pulita anche questo acquario. E qui siamo praticamente al giorno dopo. Come potete vedere l'acquario è molto più limpido, l'acqua è limpidissima nonostante il legno stia rilasciando tantissimi tannini, quindi che dire, il risultato ci piace davvero davvero tanto. Era quello che in testa ci studiavamo da tempo, quindi per ora non ci lamentiamo. E finalmente sono arrivati gli ospiti di questo nostro nuovissimo progetto. Ma che goda, che spettacolo! Maciayensis, Lucati Shabut Shakong. Belli, boh, che bello, 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 bello. Allora, qua naturalmente, questo è il suo acquario, anzi il suo regno, perché sarà il re leone di questo acquarietto. Naturalmente nei prossimi mesi qua ci sarà una giungla. Abbiamo già messo ieri sera delle pastiglie per velocizzare tutta la maturazione delle criptocorie delle Echinodorus, della Vallisneria, dei piante galleggianti, quindi qua sarà una foresta. Vi aggiorneremo poi man mano, aspettiamo che i pesciolini si ambientino.
possiamo fare un orientamento chimico, così almeno i pesciolini quando li vediamo via non hanno meno problemi. Quindi facciamo un po' alla volta, facciamo per tutte le volte e poi almeno si abituano, che non sia lo stress chimico, è anche quello importante, non è da sottovalutare, perché ognuno ha i suoi parametri, posso anche sbarare di poco, ma i pesci possono anche soffrirne per un i tempi. Quindi meglio abituarli, se poi la siringa mi dia una mano. Adesso devo capire quale che ho messo. Adesso questo è il maschietto, sì. Poi possiamo anche per abituarli, possiamo fare un piccolo tagliato alla base e pian pianino, cioè alla vecchia maniera proprio. Però basta che così, il tempo che si abitua un attimo a questo parametro e via. Tanto c'è bisogno di fare questa cosa. Voilà, aspettiamo ancora e poi via. Tanto ormai sono già più di 20 minuti, di più anche, questo è un po'. Stiamo già prendendo colore, meno male. Vai, vai. La prima femmina. Liberiamo il re e le regine di questo acquario. E qua voglia che ne hanno di spazio, fischia, da prenotare questi. Ciao. La prima è andata. Anche per nascondersi. Sì, ma infatti me lo sono studiato appositamente. Lasciamo andare il maschio. Guarda il re, guardiamolo. Che appena vedrà la femmina darà subito spettacolo. Guarda che colore. Ok, adesso qua non lo vediamo. Adesso passiamo. Ah no, guarda che si vede. Adesso vabbè. Subito, parte imparata. Sì, poi ce n'è Guarda che bello, guarda. addosso due guai. Guarda mo. Guarda come danza, guarda. Ma come sta ballando, figa. Altro che paro spromeno. Guarda qua che spettacolo di pesce, figa. Figa. Anzi, aspetta che si prenda bene il colore. Anche se già il colore sta già prendendo per bene. Sì. Ma quando vanno imparato lo mettono fuori subito, Infatti si vede che spettacolo, figa. Dopo certo la luce, fa tanto la luce. Sì, è una luce un po' più... Guarda che spettacolo, zoom cazzo, zoom. Guarda, che che poi i follower ti vanno su a cannone. Sono belli. Ma anche belle proprio le femmine. Sì, sono bellissime. Allora, guarda che le femmine sono più importanti del maschio. Sì, quelle che danno la... L'evoluzione. Ma infatti adesso... guarda la mia, cosa l'hai presa? Sì, ma io ho fatto l'ho presa perché tu avevi detto che c'era L'hai l'offerta. trovata? Sempre a 30 euro? Ah, figa. Naturalmente adesso passiamo a qualche giorno dopo. Come potete vedere i pesci cominciano con l'esplorazione dell'intero acquario. Naturalmente adesso le femmine viaggiano tantissimo verso la parte inferiore dell'acquario per trovare ripari rispetto per il maschio, perché è un bel rompino, come si suol dire. Come potete vedere le pinne sono un po' rovinate di entrambe le femmine, anche del maschio, perché quando ci si mettono i maschi sono leggermente, diciamo, aggressivi. Poi siccome ci sono tanti ramoscelli che quindi magari si graffiano e di conseguenza il loro pinnaggio un po' si rovina. Però nulla da dire, perché sono davvero uno spettacolo per gli occhi. Come potete vedere il maschio è davvero incantevole, davvero. Ogni tanto vediamo qualche piccolo sfregio sulla pinna, ma dopo qualche giorno ritorna a manetta. E questo è il risultato. Guardate che spettacolo. Un altro angolo di natura in Quasa Aquarium Oasis. Un acquario autobilanciante, bassissima tecnologia, adatto a chiunque, costo veramente irrisorio. Naturalmente, ragazzi, è un acquario che può essere alla portata di tutti. I pesci poi sono uno spettacolo e rendono l'acquario ancora più magico e strabiliante, davvero spettacolare. Naturalmente, ragazzi, ringraziamo vivamente Francesco per averci dato la possibilità di tenere questi esemplari davvero spettacolari
degli esemplari che in commercio non se ne vedono di così belli. Ci sono stati affidati e speriamo di essere all'altezza della situazione. Naturalmente faremo il possibile per tenerli al meglio. Franci, grazie ancora di tutto. Ed ora godetevi un po' il nostro nuovissimo re della Fish Room. E con questo, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Grazie per essere stati con noi. Naturalmente, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate. Naturalmente tutto ciò serve per farci crescere e per portare altri contenuti. Grazie di tutto, ragazzi, al prossimo video. Ciao!